Oggi ho deciso di parlarvi di una fotocamera che se mi seguite avrete già sicuramente visto, ovvero questa qua, la Mamiya RZ67. Ci ho scattato già abbastanza rullini da sentirmi pronto a fare un resoconto di quello che è stata la mia esperienza da quando l'ho comprata ad oggi. Partirei col dire che questa è una macchina medio formato analogica a pozzetto, quindi si compone e si scatta guardando dentro qua, direttamente nello schermo di messa a fuoco. Come suggerisce il nome, scatta negativi in formato 6x7, che è uno dei più grandi disponibili sul rullino 120, senza andare a parlare di formati panoramici che sono chiaramente più lunghi. Questo vuol dire ottenere una risoluzione altissima nel momento in cui uno vuole scannerizzare o stampare il negativo, perché lo stesso è molto grande ed è praticamente più di 2 volte la dimensione di un negativo 35 mm. Ma ciò che rende più diverso scattare con la Mamiya rispetto alla mia F2 con la quale ero abituato è il formato del fotogramma stesso, perché il 6x7 è molto più squadrato rispetto a un 35 mm, il rapporto altezza e lunghezza è diverso. Non siamo ai livelli del 6x6, quindi livello quadrato, il fotogramma quadrato, ma è comunque un formato differente dal classico a cui credo i più siano abituati. Ciò ti obbliga proprio a cambiare il metodo in cui uno era abituato a comporre le proprie immagini, perché il formato è talmente differente che stravolge tutte quelle che erano le abitudini che uno si era formato scattando con 35 mm, o almeno per me lo è stato, è un po' uno stravolgimento del mio metodo. Tornando a parlare della fotocamera in sé, il vero e proprio corpo macchina è questo, che è simile a un cubo con uno specchio al suo interno. In questo caso la mia è una Mamiya RZ versione Pro 2. La versione Pro 2 è la più recente, anche se in realtà c'è stata anche una versione Pro 2D che era più incentrata all'utilizzo di retri digitali. Le differenze principali tra la Pro 2 e la Mamiya RZ67 originale, o chiamiamola Pro 1, sono qualche piccola miglioria apportata proprio al corpo macchina. Ad esempio la manopola di messa a fuoco di precisione, che è abbinata alla manopola di messa a fuoco normale, solo che richiede più giri per compiere lo stesso avanzamento del soffietto. È molto utile quindi se uno vuole mettere a fuoco qualcosa di molto vicino e sta scattando col diaframma totalmente aperto, che quindi la profondità di campo è minima ed è importante che uno sia preciso nella messa a fuoco, quindi la trovo molto utile, la uso spesso. Altra miglioria che uso molto meno è la ghiera dei tempi, che nel caso della Pro 2 è divisa a mezzi di stop invece che essere per intervalli di stop interi come sulla RZ originale. Questo non sfrutto più di tanto perché tutte le lenti dedicate alla Mamiya RZ67 e la 67 Pro 2 hanno la ghiera dei diaframmi, che anche questa è divisa per mezzi di stop, quindi è un po' una ridondanza tra la ghiera dei diaframmi e la ghiera dei tempi. Chiaramente non basta il corpo macchina stesso per produrre un'immagine, ma tutto ciò che ci andremo ad attaccare sopra, a partire dalla lente, arrivare ai retri per la pellicola che permettono di scattare formati differenti dal 6x7 fino ad arrivare anche alle Polaroid, oppure gli schermi di messa a fuoco, o anche lo stesso pozzetto che può essere sostituito con un prisma con esposimetro interno, sono degli accessori customizzabili dall'utente, quindi permettono di adeguare al meglio la propria macchina alle esigenze che uno ha. E quindi una macchina modulare, d'altronde come lo erano la maggior parte delle macchine medio formato pensate per l'utilizzo in studio. Parlando della lente, io ne ho solo una, ovvero questa, il 90 mm f3.5. Questo è un po' uno standard per il formato 6x7, equivale circa a un 50 mm su 35 mm come formato. Dico circa perché il negativo stesso è differente nel rapporto lunghezza-altezza, come abbiamo detto prima. Quindi la copertura di una lente, anche se equivalente come lunghezza focale, non sarà mai la stessa perché il negativo è proprio più stretto in termini proprio di dimensioni. Parlando della lente stessa, la qualità che restituisce è veramente altissima, ma d'altronde, come avevo già sentito dire, le lenti Mamiya sono tra le migliori come qualità, soprattutto appunto per il medio formato. Come avrete potuto vedere, le dimensioni di questa lente sono parecchio grosse, questo perché una particolarità della lente è che ha l'otturatore al suo interno. Perché a differenza di una macchina 35 mm classica dove l'otturatore è all'interno del corpo macchina stesso ed è simile a una sorta di tendina che si apre e si chiude,
Nella Mamiya l'otturatore è appunto all'interno della lente ed è più simile a quello che sarebbe il diaframma in una lente per 35 mm ed è chiamato leaf shutter. È quindi un meccanismo molto complesso che causa il dover utilizzare dimensioni molto più grandi e soprattutto costi molto più alti. Forse anche perché le lenti per la Mamiya RZ67, ma d'altronde come la macchina stessa, sono elettroniche, quindi comunicano con il corpo macchina attraverso questi contatti, e forse ne giustifica il prezzo un po' più alto rispetto alla precedente RB che era interamente meccanica. Ora che ho parlato in lungo e in largo della Mamiya RZ67, direi che possiamo passare alla caratteristica che più la contraddistingue rispetto alla competizione sempre sul medio formato, ovvero il retro ruotabile, che è una caratteristica che si porta dietro dalla precedente RB. Questo è un enorme vantaggio perché permette di scattare sia in verticale che in orizzontale senza la necessità di ruotare la macchina stessa, ma invece basta ruotare il retro da un lato o dall'altro. Chi forse non ha mai utilizzato un pozzetto si starà chiedendo quale sia questo grosso beneficio che porta il poter ruotare il retro della pellicola, e io ve lo faccio vedere subito. Praticamente il pozzetto ha la caratteristica di specchiare ciò che vediamo nella lente, come spero possiate vedere. Quindi nel momento in cui uno scatta nella maniera normale dovrà ricordarsi appunto di girare la fotocamera nel senso opposto a quello che uno vede, perché chiaramente l'immagine è appunto specchiata. Ma se noi dovessimo girare ulteriormente la fotocamera per fare magari un ritratto, quindi avere la pellicola in posizione verticale, si aggiunge il problema ulteriore che noi stiamo girando un'immagine che è già specchiata, quindi diventa quasi impossibile riuscire a comporre come siamo abituati con una più semplice 35 mm. L'unico modo per ovviare a questo problema, che in realtà non c'è perché appunto abbiamo la possibilità di ruotare il retro della pellicola senza dover ruotare tutta la macchina stessa, è quella di utilizzare il prisma, che è anche disponibile appunto per la Mamiya RZ67, che come nelle classiche 35 mm corregge l'immagine specchiata che arriva allo schermo di focus, ce lo specchia ulteriormente e ce la fa arrivare all'occhio in maniera corretta. Io non possiedo il prisma per la Mamiya principalmente per due motivi: uno, perché aggiunge veramente tanto peso a una macchina che è già parecchio pesante, e due, il prezzo del prisma stesso che è veramente alto. Questo forse anche perché ha un esposimetro interno allo stesso. Infatti la Mamiya RZ67 Pro 1 Pro 2 che sia, come abbiamo detto prima, pur essendo una macchina totalmente elettronica e che quindi richiede l'utilizzo di una batteria per poter scattare, non ha al suo interno un esposimetro. Per questo io ne utilizzo uno esterno, ovvero questo, che è un Sekonic Flashmate L308X, che è un semplicissimo esposimetro esterno. Questo modello in particolare è ottimo per la misurazione della luce incidente, quindi nel caso uno voglia fare per esempio un ritratto, lo pone di fianco al soggetto scegliendo se esporre per le luci o per le ombre, preme il tasto di lettura e questo restituisce un valore di diaframma e di velocità di scatto da impostare poi sulla fotocamera e scattare. È anche ottimo per essere utilizzato con dei flash. Io per esempio l'ho usato nel mio primo video con la Mamiya RZ67, per chi non l'avesse visto ve lo lascio qua in alto da qualche parte nelle schede. Quello per cui è un po' meno indicato è la misurazione della luce rifratta, che è quella che normalmente viene misurata dagli esposimetri interni alle fotocamere. Io l'ho utilizzato comunque per esempio nel video dell'ultimo impero, che vi lascio anche questo qua da qualche parte nelle schede. Semplicemente uno sposta la cupola, rileva il sensore e cerca di puntarlo in maniera più possibile precisa verso ciò che uno vuole fotografare. Non è ideale perché appunto non ha un visore come esposimetri più costosi, quindi non ci permette di vedere esattamente dove stiamo puntando per la misurazione, però ho ottenuto comunque degli ottimi risultati, quindi credo sia utilizzabile pienamente. In conclusione devo dirmi veramente soddisfatto della Mamiya RZ67, è una macchina che fa quello per cui è stata pensata, ovvero scattare foto. È un macigno di macchina fotografica perché pesa veramente tanto, questo perché le dimensioni sono appunto molto grandi e ingombranti, ma anche perché la qualità costruttiva è veramente alta. Nel momento in cui uno lo utilizza si sente, dà proprio la sensazione di solidità, uno non ha paura a utilizzarla e a portarsela in giro. Infatti anche se era una macchina pensata per lo studio, come potrete aver visto io ci ho attaccato una tracolla e me la porto sempre in giro quasi come se fosse una macchina molto più portatile di quella che in realtà è. Parlando del formato 6x7 sta forse diventando pian piano il mio preferito, perché alternando tra la Mamiya e la mia Nikon, quindi il 35 mm, faccio sempre più fatica a comporre su quest'ultimo perché appunto mi inizia a sembrare quasi troppo lungo rispetto appunto al più squadrato 6x7 nel quale mi trovo molto più a mio agio. Mi sento quindi di consigliarla a chi come me cercasse una macchina a medio formato molto affidabile e che restituisca risultati ottimi.
Sul mercato ci sono sicuramente opzioni migliori per quel che riguarda la portabilità, perché portarsi in giro un macigno del genere chiaramente a volte può essere non molto piacevole. Per esempio sempre in casa mia ci sono la Mamiya 7 o la Mamiya 6 se uno volesse andare sul formato quadrato. La morale di fondo è sempre la stessa e potrà sembrare anche scontata, ma la macchina fotografica non fa il fotografo, ma come lo strumento musicale non fa il musicista, vale un po' per tutto. A mio parere è quindi importante non perdersi nella ricerca della macchina fotografica perfetta o dell'attrezzatura migliore, ma fare ciò per cui uno ha iniziato questa passione, ovvero scattare e produrre immagini. Detto ciò, io vi invito a iscrivervi al canale se foste interessati ad altri video sull'argomento della fotografia analogica, seguirmi sul mio blog Il Negativo, vi lascio il link in descrizione, lì troverete altre recensioni di macchine fotografiche ma anche guide per quel che riguarda la scansione di negativi e lo sviluppo, e seguirmi su Instagram per chi volesse vedere dei miei lavori, io ve lo lascio qua da qualche parte e anche giù in descrizione il link. Per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!